Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito ad iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. La prima carta è le cicogne che portano un po' di cambiamento, di aria, di rinnovamento, magari in alcune situazioni che stiamo vivendo, siccome è spesso legata al movimento anche di notizie, informazioni, nuovi incontri, però anche di trasferimenti, quindi partenze, ritorni, programmazione di viaggi. Forse questo potrebbe essere il momento giusto sia per partire, quindi se avete già programmato, oppure se state pensando di farlo, ecco che quando salta fuori questa carta vuol dire che possiamo metterci in moto. Nel corso della settimana le nuvolette ci portano un po' di confusione, un po' di incertezza. A livello passeggero, certo, però sappiamo che magari dobbiamo trovare subito delle soluzioni per uscire da una fase di instabilità o emotiva o legata ad alcune circostanze a livello esterno che magari ci portano un po' di incertezza, però poi troviamo questo bellissimo sole, quindi tutto va a chiarirsi, a definirsi e anche, perché no, ad ottenere dei risultati positivi. Infatti, quando splende il sole c'è ottimismo, c'è chiarezza, volontà, crescita, evoluzione positiva, si può ottenere successo e soddisfazione, si può essere anche abbastanza dinamici e produttivi nelle nostre varie cose. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e troviamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con gli altri ambiti, partiamo dall'amore. Amore, coppia single, ricordo che potete ascoltare per trarre delle informazioni anche riguardo alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Troviamo l'oleandro. Ecco, questa ci fa capire che l'inizio della settimana abbiamo bisogno di conferme, di certezze, di chiarire alcune cose, magari di farlo se questi dubbi riguardano principalmente noi a livello interiore, perché tutto ciò si va a riflettere nella coppia stessa e a portare delle incomprensioni, dei litigi, delle discussioni. Forse l'altra persona può avvertire magari dell'ostilità, si può essere non pienamente compresi e capiti e quindi è facile entrare in conflitto, è facile magari aspettarsi un certo tipo di atteggiamento e invece purtroppo non c'è. Ecco, queste possono essere delle dinamiche come vediamo sì, da attenzionare immediatamente per poterle risolvere e infatti lo vediamo anche proprio nelle vostre energie principali che nella parte centrale in realtà può esserci qualche tensione, però che va tutto a risolversi. Quindi qualche conflitto passeggero, alcune cose possono provenire a livello esterno da parte di altre persone, anche in questa circostanza magari meglio cercare di osservare, verificare, valutare e così da poterla risolvere immediatamente. Per quanto riguarda i single, se state conoscendo, frequentando una persona o se c'è un interesse, effettivamente queste vi portano un po' di dubbi, un po' di incertezza perché diciamo è normale in una fase iniziale o quando non ancora si capisce se effettivamente
potrebbe esserci continuità, magari c'è desiderio, c'è attrazione, c'è un certo tipo di coinvolgimento, però effettivamente i dubbi possono essere tantissimi e c'è appunto questa fase di ricerca di conferme. Ci può essere ostinazione o magari ci si può fissare un po' troppo su alcune cose e quindi valutare se lasciare andare quelle situazioni che magari sappiamo già che non possono aver sviluppo e futuro. E invece per chi non ha nessuno effettivamente queste possono parlare di una fase di incertezza che la lasciamo andare, ma che va a chiarirsi perché c'è questa nuova speranza, buca neve, che parla di nuove situazioni, quindi sia magari una nuova conoscenza oppure c'è finalmente un segnale di interesse, forse da qualcuno che non vi aspettate o qualcuno che magari si era distaccato e si era allontanato ultimamente. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Abbiamo la carta Superbia. Ecco, questa a livello personale indica quando siamo ben concentrati, siamo anche abbastanza prudenti, pratici, sappiamo che cosa dobbiamo fare, allora le cose devono funzionare in un certo modo. Magari ecco, ci fa capire che dobbiamo procedere in un certo modo, forse aumentare un attimino l'attenzione, la cura, la valutazione e l'osservazione, quindi di non aver fretta di agire, di intervenire, di prendere delle scelte e delle decisioni, fare delle scelte importanti, almeno in questo momento. Cioè, se magari dopo aver fatto chiarezza, allora siete ben sicuri, allora sì, potete procedere, altrimenti meglio aspettare un attimino. Riunione fa capire che se abbiamo bisogno di aiuto, di sostegno, questo è il momento giusto per chiederlo, altrimenti alcune cose possono riguardare l'insieme di persone, e cioè il riunirsi, il collaborare, il trovare delle soluzioni appunto proprio insieme a qualcuno. Quindi si vede proprio questa settimana dove alcune cose vengono lasciate andare, ci sono nuove prospettive, forse c'è anche una fase di preparazione a cose che si svilupperanno successivamente nel futuro, però almeno si possono impostare proprio in questo momento delle cose importanti sia per voi stessi sia, come abbiamo visto, se riguardano anche altre persone. Cosa vogliono dirvi per chi è alla ricerca di lavoro? Che ci possono essere nuovi sviluppi? Assolutamente sì, quindi si chiude con una fase di incertezza, oppure siete proprio voi che avete fatto chiarezza, avete capito come svolgere la vostra ricerca, magari ci sono quelle nuove informazioni che vi stanno aiutando, forse avete anche un po' ridimensionato alcune aspettative. Se non lo state facendo, questa carta vi sta dicendo che forse siete troppo fermi, troppo bloccati in alcune richieste o di ottenere un certo tipo di cose, e allora forse è per questo che non ci sono risultati. Invece se vi proiettate a fare qualche cambiamento, ad ampliare la vostra ricerca, li vedrete immediatamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!